Questo è il nostro appuntamento, diciamo, mensile che abbiamo, diciamo, battezzato come A proposito di Agile, dove parliamo di temi che riguardano l'agilità e non solo. E oggi tratteremo di leadership e di manager 3.0. Diciamo, nel corso del tempo questo è un argomento sicuramente utile e sicuramente importante, soprattutto in questo periodo che ci vede lavorare a distanza, e quindi diciamo, tutte le dinamiche che diciamo, abbiamo utilizzato fino adesso sono diciamo, cambiate, sono sparite, sono state sostituite da altre modalità, e quindi è sicuramente importante poter trovare strumenti e modi nuovi per poter appunto gestire la distanza, ma non solo. Manager 3.0 non si occupa solo di questo, ma anche di altro, e adesso lo vedremo nel corso di questa ora che passeremo assieme. E io lascerei, diciamo, la parola a Stefano, che è qui con noi, e in maniera tale che possiate, diciamo, ascoltare da lui, diciamo, quanto ha da dirci. Benvenuto Stefano e grazie ancora a tutti per essere qua. Ciao Emanuele, grazie a tutti per essere qui. 34 persone in salita, molto emozionante. Allora, Management 3.0, Manage the System, not the people. E voi forse non lo sapete, ma siete qui per un motivo molto specifico, e cioè perché una nuova visione sul management è possibile. Quindi può essere una sorpresa, però Management 3.0 è proprio questo, cioè ci offre l'opportunità di avere una nuova visione sul management. Il management inteso come l'attività criticissima per un'organizzazione che può permettere a tutti i collaboratori e ai clienti di essere felici, permette di gestire l'organizzazione in maniera tale che collaboratori e clienti raggiungano insieme i propri obiettivi. Andiamo per punti. Primo punto, il management come attività estremamente critica, talmente critica che non deve essere lasciata soltanto ai manager. Questo è un primo punto essenziale di Management 3.0, cioè il fatto che tutta una serie di attività che fanno capo al management devono essere assunte come responsabilità da tutti all'interno dell'organizzazione. Questo non significa che i manager, come tutti gli altri, abbiano le proprie attività e stop. Hanno un ruolo fondamentale, un ruolo specifico però. E affronteremo proprio la specificità di questo ruolo durante questo webinar. La parola chiave è prospettive. E questa cosa risuona molto in noi di InSpirit perché crediamo molto come obiettivo primario del nostro lavoro il fatto di aiutare coloro con cui entriamo in contatto, con coloro con cui lavoriamo, a moltiplicare le proprie prospettive, a capire che ci può essere sempre un'altra prospettiva da abbracciare e tramite cui risolvere le proprie problematiche. Questo è anche il motivo per cui, per quanto mi riguarda, è stato amore a prima vista con Management 3.0. Management 3.0 si presenta con questo marzianetto che vedete qui in alto a destra. Marty si chiama, ed è un essere a 6 occhi. I 6 occhi di Marty rappresentano le 6 prospettive di Management 3.0. Le 6 prospettive che secondo Management 3.0 devono essere conosciute, comprese e utilizzate contemporaneamente da un manager. Per fare cosa? Per creare le condizioni affinché la propria organizzazione sia sana e sia rigogliosa, persegua e raggiunga i propri obiettivi. Quindi questo matrimonio tra noi e Management 3.0 è nato subito nei migliori auspici, proprio perché i nostri perché si sposavano. Il fatto che portiamo ai nostri clienti prospettive diverse è un qualcosa che può sembrare generico se non gli si dà una struttura, e tramite Management 3.0 abbiamo trovato modo di comunicare in maniera strutturata questa idea, ma non solo l'idea delle prospettive in generale, ma anche in cosa consistano queste prospettive e come
possono caratterizzare l'operato di un manager e che tipo di strumenti e di attività, di pratiche possono agevolare nel gestire l'organizzazione, quindi fare management, nel senso del gestire il sistema. Infatti questo è l'altro elemento fondamentale. Il mantra che abbiamo visto all'inizio è manage the system, not the people. Quindi l'organizzazione come sistema. Un sistema che non è un sistema semplice né un sistema complicato, è un sistema adattivo complesso. Che significa questo? Significa che è composto di tantissimi agenti che insieme portano avanti gli obiettivi dell'organizzazione, ma ognuno perseguendo i propri obiettivi e adattandosi continuamente a quello che succede. Ecco che quindi il manager è chiamato a agire continuamente per creare le condizioni affinché questo sistema complesso funzioni al meglio. Quindi anche qui andiamo per passi, 6 passi, uno per ogni prospettiva. Analizziamole, approfondiamole, vediamo un po' in cosa consistano e come il manager può farsene carico e poi alla fine diamo un'occhiata anche a che significa dare delle pratiche, delle attività, che tipo di supporto ma pratico possiamo dare ai manager, Management 3.0 può dare ai manager e a tutti i loro collaboratori per riuscire a gestire questo sistema. La prima prospettiva fa capo proprio a questa idea che ho condiviso del sistema adattivo complesso, tanti agenti che agiscono e si adattano continuamente. In un'organizzazione questi agenti chi sono? Siamo noi. Quindi tutte le persone che fanno parte di un'organizzazione devono prendere parte a questo sistema portando, agendo e portando la propria energia. Questa energia, se è un'energia positiva e ben calibrata, permette a tutte le componenti del sistema di adattarsi continuamente e nella maniera più efficace. Quindi la prima prospettiva è una prospettiva Energize People che guarda ai singoli individui e al fatto che un manager, essendo questi la parte più importante di un'organizzazione, il manager ha come obiettivo il tenerle il più possibile attive, creative e motivate. Molto più facile a dirsi che a farsi, però è questo il punto. La motivazione è il corrispondente dell'energia e quindi persone che riescono a sentirsi motivate e ingaggiate nel lavoro che fanno daranno il massimo contributo. Come possiamo fare tutto questo? Ci sono moltissime pratiche, strumenti che possono essere proposti. E qui altro elemento. Management 3.0 nasce ormai 10 anni fa dal lavoro di Jürgen Appelo, che è un manager nonché influencer della comunità agile e di leadership mondiale, che lavorando insieme a certe tipologie di manager con cui si riconosceva in termini di approccio, apertura all'innovazione, eccetera, e sperimentava continuamente nuove pratiche, nuovi modi di lavorare e gestire l'organizzazione. Questo suo lavoro poi si è trasformato nel lavoro di un'intera community che si è riconosciuta in questo tipo di obiettivo e ha continuato ad arricchire il ventaglio di attività, giochi e pratiche di Management 3.0 durante tutti questi 10 anni. Quindi ad oggi abbiamo tantissimo a disposizione e soprattutto abbiamo moltissima esperienza perché di attività di coaching, workshop fatte con migliaia di persone in tutto il mondo se ne sono fatte a centinaia, almeno come quantità di workshop. Al momento siamo quasi 500 facilitatori nel mondo di Management 3.0. Quindi, prima prospettiva, energize people, tenere le persone motivate, ingaggiate. Seconda prospettiva, qui passiamo
dalla dimensione individuale delle singole persone alla visione di team, quindi la dimensione del gruppo di persone. Qui si parla direttamente con uno degli elementi fondamentali dell'agilità, che è l'auto-organizzazione, cioè come manager ho l'obiettivo di far sì che il mio team sia in grado di auto-organizzarsi, che significa prendere velocemente decisioni importanti ed efficaci per risolvere problemi complessi. E fare questo non è per niente banale, soprattutto se non sono io a dire quali siano le soluzioni, non sono io a indicare come risolvere i problemi, ma devo lavorare per creare le condizioni affinché questi team trovino la strada, imparino a comunicare tra loro, a collaborare e a risolvere i problemi il più possibile in autonomia. Perché è molto importante questo punto? Perché io posso avere le persone più motivate e ingaggiate del mondo, che vogliono fare la cosa giusta, ma se non le delego, se non do loro l'autorizzazione a prendere decisioni, se non faccio empowerment dei team, non riuscirò a far sì che questi divengano autonomi e perseguano il risultato che voglio, che in genere è risolvere problemi complessi, che io da solo non riesco a risolvere. Io da solo non riesco a sviluppare, e questa è una cosa di cui dobbiamo renderci conto, se già non lo siamo coscienti di questo. Io da solo non riesco a sviluppare quella complessità che permette di risolvere problemi realmente complessi. Un team o più team possono farlo. Uno dei principi del complexity thinking, che fa parte anch'esso, che viene inserito all'interno di Management 3.0, è quello del indirizzare la complessità con la complessità. Il concetto è esattamente questo. Ma come si fa empowerment? Come si delega? Una delle ricette che fornisce Management 3.0 è per esempio quello di non pensare la delega come un qualcosa di binario. O ti delego o non ti delego. O la prendo io la decisione come manager o la prendete voi. No, pone il punto del ci devono essere più livelli di delega. Addirittura ne propone 7. E questo per far fronte a due cose principalmente. Da una parte, quella che può essere la paura del manager di perdere il controllo. Dall'altra, quella che può essere la preoccupazione della persona delegata a non sapere cosa farci di questa delega, non sapere come assumersi la responsabilità. Quindi più livelli di delega permettono al manager e ai collaboratori di lavorare come control giver e control takers, quindi colui che dà l'autorizzazione e coloro che se la prendono a seconda del proprio livello di maturità. Quello che possiamo fare con l'auto-organizzazione è qualcosa che per chi non l'ha mai sperimentata può essere veramente, come dire, sconvolgente. Ci sono intere organizzazioni, anche composte da migliaia di persone, che hanno fatto per esempio dell'auto-organizzazione la propria cifra, hanno fatto uno dei loro principi guida. Un esempio lo si legge in Reinventing Organization di Frederic Laloux, ed è un'azienda che si chiama AES e si occupa di generare e distribuire elettricità, quindi grandi impianti installati un po' in tutto il mondo. Ebbene, interi impianti lavorano in maniera auto-organizzata, prendono decisioni anche strategiche che riguardano l'impiego del budget. Ovviamente non è un qualcosa che ottengo semplicemente dando la libertà di fare quello che volete e organizzatevi. Ok? È un qualcosa a cui si arriva, ma parte dal presupposto che se i team hanno abbastanza fiducia da parte del management, da parte dei manager, e i manager lavorano per creare le condizioni affinché i team riescano ad auto-organizzarsi, allora qualcosa di incredibile può succedere. Un altro esempio è quello di Morningstar, che è un'azienda leader americana nel campo del succo di pomodoro. Ok? Quindi questo per darvi degli elementi e magari andare a dare un'occhiata su web a questo tipo di riferimenti. Terza prospettiva. Ora,
diciamo che abbiamo lavorato bene sulla motivazione, il primo occhio lavora bene, vede quello che va fatto e agisce. Le persone sono motivate e ingaggiate. Abbiamo lavorato bene col secondo occhio e quindi abbiamo un team che oltre ad essere motivato ha delega e quindi comincia ad auto-organizzarsi e comincia a prendere le decisioni che deve prendere. Il punto diventa in che direzione va questo team. Quindi se non diamo una direzione chiara, se non permettiamo alle persone di sapere che cosa l'organizzazione si aspetta da loro, rischiamo di avere che vada in una direzione opposta a quella che vorremmo. Align Constraints forse io credo che non renda bene l'idea della potenza di questo punto. Qui dentro c'è il lavoro sul perché. Lavorando su questa prospettiva si lavora, punto 1, sul definire chiaramente per il team o per più team o per l'intera organizzazione qual è il perché di quel team, qual è il perché dell'organizzazione, qual è lo scopo. E questa non è una cosa banale. Organizzazioni di grandissimo successo, forse di massimo successo nel mondo, lo sono diventate grazie a uno scopo chiaro. Il primo esempio che mi viene in mente è quello di Apple. Apple aveva un perché chiarissimo. Era il think different, era il contrastare lo status quo. E questo l'ha cavalcato in maniera coerente, creando un set di valori in linea con questo perché, e quindi altro elemento. Da una parte il perché, il purpose, lo scopo forte e ben comunicato, dall'altra un insieme di valori in cui si riconoscono le persone che fanno parte dell'organizzazione, del team, e da lì deriva tutto il resto. Il marketing lo facciamo in linea con questo, i tipi di accordi con altre organizzazioni in linea col nostro perché e in base ai nostri valori. Il modo in cui lavorano i team deve essere sempre in linea con questa modalità in cui vediamo la nostra organizzazione. Il modo di assumere le persone è fatto di conseguenza. Altro esempio, Zappos, un'azienda americana che vende scarpe online. Uno dei suoi è quella che ha inventato l'idea della wow experience per il cliente. E questo dare una wow experience al cliente si traduce per esempio nel modo in cui gli addetti al customer service si relazionano con i clienti. Un modo inaspettato, divertente, che li prende in contropiede e in molti casi li emoziona. Quindi questa è una parte assolutamente centrale. Questo è l'occhio di Marty che molto spesso fatica di più, proprio perché le organizzazioni tendono a essere concentrate sul cosa fanno o nel migliore dei casi sul come, ma non partono dal perché. Quindi qui è perché è la responsabilità del manager di rendere chiari gli obiettivi, di proteggere le persone, di mettere a disposizione in maniera chiara le risorse per permettergli di raggiungere gli obiettivi. Abbiamo un team motivato, abbiamo un team che è delegato e ha degli obiettivi chiari, un purpose chiaro ed è allineato. Però i nostri clienti non comprano i nostri prodotti. Perché? Perché i prodotti non sono di qualità, perché le persone che fanno parte del team non hanno le competenze adatte per produrre quel valore che vorremmo e che è in linea con la parte di align constraints. Appunto il discorso dell'alignment è fondamentale. E allora qui qual è il punto? Da una parte deve mettere in luce che è il manager il primo responsabile di mettere le proprie persone in condizioni di fare il meglio e quindi di avere le competenze per fare il meglio. Il che non significa che il manager spiega come si fa il lavoro alle proprie persone, perché il manager probabilmente non ha tutte le competenze che servono, ma deve fare in maniera tale che le persone siano messe in condizioni di ottenere quelle competenze. E questo è un primo punto molto importante. Un manager non deve semplicemente delegare all'HR lo sviluppo professionale delle persone che fanno parte del proprio team,
vi deve prendere parte attivamente. Poi c'è un altro elemento, e questo è ancora più importante, cioè le competenze che oggi vanno bene per deliziare i nostri clienti, domani potrebbero non andare più bene. Quindi un altro punto importante è aiutare i nostri team a sviluppare la competenza di sviluppare nuove competenze. E questo può rivelarsi molto più importante che avere buone competenze su ciò che facciamo oggi in certi casi. Un esempio emblematico che mi viene in mente è quello di SpaceX. Quando Elon Musk si è buttato nel mercato della creazione di missili, non aveva la minima idea di come si facessero i missili, o meglio, non conosceva il mercato, non sapeva quante difficoltà avrebbe incontrato. Ok? E questo diciamo sarebbe stato un impedimento non superabile se non si fosse dotato di persone che erano in grado di acquisire nuove competenze, perché loro dovevano inventare un nuovo modo di fare questi razzi, inventare nuove tecnologie, nuove soluzioni, inventarsi nuove competenze, acquisire continuamente nuove competenze. Quindi lì era l'attitudine che faceva la differenza. E non confondiamo i soft skill con gli hard skill, nel senso che non è solo una questione di hard skill, ma è una questione anche di soft skill. Anzi, in certi casi sono anche più importanti, perché i nostri team devono essere in grado di comunicare efficacemente, velocemente, collaborare nella maniera migliore possibile. Quindi aiutare l'acquisizione di hard skill e di soft skill è fondamentale. In Management 3.0 tra i vari, diciamo, moduli c'è anche quello di emotional intelligence, quindi come la coscienza, la conoscenza di questo nostro strumento, l'intelligenza emotiva, ci può permettere di lavorare meglio nel nostro team con le altre persone. Growth structure. Secondo tutto il giro che abbiamo fatto fino adesso, abbiamo almeno un team composto da persone motivate, empowered, che hanno le competenze e diciamo, degli obiettivi chiari da perseguire. Ma se io ho più di un team, ho la necessità di guardare al mio sistema composto da più team in maniera tale da pormi il dubbio di come farlo lavorare allo stesso livello di efficacia di come lavora un singolo team. Come faccio a scalare? Come faccio a far crescere la mia struttura? Quindi questa prospettiva qui si aggiunge alle precedenti proprio perché insieme alla successiva ed ultima prospettiva permette di fare il salto, permette di non lasciare isolata su qualche caso particolare di singoli team iperperformanti l'attività di management che crea le condizioni per tutta l'organizzazione per crescere e prosperare. Growth structure è la prospettiva del ricordati sempre che la legge di Conway è in agguato. La legge di Conway ci dice, per dirla in breve, che il modo in cui i nostri gruppi comunicano tra loro, quindi come è strutturata l'organizzazione dei gruppi di lavoro, influenza la struttura del prodotto che facciamo. Il prodotto che facciamo dovrebbe essere influenzato soprattutto dalle necessità del cliente finale. Quindi questo elemento, che a quanto pare ha un riscontro importante sulla struttura dei prodotti, cioè come siamo fatti, ci deve guidare nell'organizzare al meglio i nostri team in termini di struttura per far sì che comunichino nella maniera migliore possibile. Come facciamo questo? Per esempio adottando una serie di pattern che negli anni si sono dimostrati pattern. Il pattern è una soluzione emersa dal campo, dall'esperienza negli anni, a una certa tipologia di problema comune. Quindi
nel campo dell'organizational design sono emersi una serie di pattern che con Management 3.0 è possibile durante dei workshop approfondire e poi applicare ai propri casi specifici, e tramite questi pattern si può andare a creare una struttura e tramite questa sperimentare le nostre ipotesi e eventualmente andarla a modificare successivamente per riuscire a renderla sempre più efficace, diciamo così. Ultima prospettiva, dopodiché vedo già che c'è una domanda, mi fermo un secondo per rispondere alla domanda. Migliorare tutto, tanto per diciamo non avere dubbi, tutto all'interno del mio sistema deve essere oggetto di miglioramento. Nel momento e questo è l'occhio centrale di Marty, quello più grande, quello attento a rendere la nostra organizzazione realmente viva, perché l'obiettivo è quello di divenire anche una learning organization, un'organizzazione che è in grado di imparare e imparare velocemente. Come diceva Eric Ries, il vantaggio è del learner più veloce, di colui che più velocemente sa imparare dal cliente, sa imparare dai collaboratori, sa imparare dai propri competitor e far proprio ciò che ha imparato e inserirlo nel proprio modo di lavorare, nei propri prodotti. L'esempio che ho fatto prima di SpaceX piuttosto che di Tesla si cala ancora meglio in questa prospettiva. Perché? Perché sono partiti da zero per ricreare un mercato, per rivoluzionarlo. E se non avessero avuto un approccio iterativo e incrementale, come diciamo sempre noi agilisti, facciamo a tutti una testa così, e orientato continuamente a imparare dai propri errori, con ogni probabilità, anzi sicuramente, non sarebbero riusciti in quello che stanno facendo, cioè rivoluzionare i rispettivi mercati. Quello dei viaggi spaziali, ormai lo possiamo dire, è una realtà per SpaceX, e quella della mobilità a impatto zero, la mobilità elettrica, quello di Tesla. Quindi darei un'occhiata Sì, alla c'è qualche domanda. domanda, Stefano. Quindi c'è la prima di Francesco Grotta. Il modulo Growth Structure parla solo della struttura dei team o anche delle priorità e della concorrenza nei progetti cross team? Anzi, il secondo punto in realtà possiamo dire che è ancora più importante in quella prospettiva lì. La prospettiva growth structure va al di fuori dei team, perché l'obiettivo è quello di far sì che non so se abbiate esperienza di team realmente a alte performance, però quando un team è a alte performance tende a diventare egoista. Quindi per un manager che ha più team è fondamentale che tutti i team lavorino puntando prima agli obiettivi comuni e poi agli obiettivi individuali dei team. Quindi quella prospettiva lì permette di ragionare e di adottare dei pattern che tendono a preferire questa situazione piuttosto che alla struttura interna del team per perseguire i propri obiettivi. Ok, grazie Stefano. Invece Francesco Corda ci chiede se puoi fare qualche esempio di strutture che abilitino la comunicazione tra i team. Ah, questa parte della struttura è piaciuta. Sì. Allora, abilitare la comunicazione tra i team. C'è un pattern in particolare che si chiama double linking. Sostanzialmente esistono degli ambassador dei team che sono proprio deputati alla gestione della comunicazione tra team diversi, soprattutto per quanto attiene alla gestione delle dipendenze. Il punto è comunque di strutturare i team facendo sì che sia minore possibile il numero delle dipendenze, però dipendenze molto spesso ce ne sono, e quindi questo
questo pattern degli ambassador, del double linking, aiuta ad avere dei riferimenti che quindi conoscono gli altri team e ci collaborano continuamente. È un pattern che deriva da strutture organizzative facenti capo alla sociocracy, che l'ha implementata in vari modi. Un'implementazione di sociocracy è per esempio quello dell'holacracy, in cui si hanno i team che sarebbero tanti cerchi e delle persone che fanno parte di più di un cerchio e fanno questo lavoro di ambassador, per esempio. In un framework di scaling agile che si chiama Scrum at Scale, funziona su per giù allo stesso modo. Anziché avere i cerchi, si hanno livelli di gerarchia, diciamo, diversi, in cui i gruppi sono composti da rappresentanti degli altri gruppi, e questo permette loro di fare gli interessi del gruppo di provenienza insieme agli altri per poi fare gli interessi di tutti quanti i gruppi. Questo è uno di n potenziali pattern. Se non ci sono altre domande, no, al momento no. Abbiamo quasi finito, diciamo. Il punto qual è? Che sì, abbiamo visto le 6 prospettive. Va bene, Management 3.0 mi ha detto che devo avere 6 occhi. Ma poi come faccio ad agire questa cosa qui? Non solo come manager, ma anche come collaboratore, come team member, come chiunque partecipi al lavoro dell'organizzazione. Per far questo, in questi anni sono nati anzitutto tantissimi strumenti, e poi questi strumenti sono stati messi a disposizione tramite workshop, diciamo, tramite vari workshop. Che cos'è Management 3.0? Punto primo, non è un framework di management. I framework di management sono un qualcosa inventato da degli ingegneri, detto in maniera totalmente neutra ovviamente. All'inizio del Novecento il primo è stato Taylor, che ha inventato lo scientific management che tutti conosciamo, sperimentiamo, anche se non sapevamo si chiamasse così, e quindi command and control, gerarchico, planning predittivo. Tantissime organizzazioni funzionano così in tutto il mondo, e forse anche la vostra. E a questo sono seguiti altri framework. Il problema dei framework, secondo Apple, è che si adattano bene alle macchine, ma poco agli esseri umani. Ecco che Management 3.0 si propone come un mindset, come vi dicevo, combinato con pratiche, strumenti e giochi che aiutano a gestire l'organizzazione. Allo stesso tempo, come ho detto fino adesso, è un modo di guardare all'organizzazione. A me questa metafora del guardare, come avrete capito, piace. Ma quali sono questi workshop? Ce ne sono qualche decina, diciamo. Qui ne ho messo qualcuno che affrontano diverse tematiche, come assumere grandi persone, le metriche, gli OKR, approfondimento su come funziona il management e la storia della leadership. Ho già parlato dell'intelligenza emotiva, della motivazione. Insomma, qui avete un esempio di alcuni dei workshop che, sotto forma di moduli da 2-3 ore, strutturati sempre con storytelling, approfondimenti concettuali e poi uso degli strumenti messi a disposizione, permettono di capire adesso e usare domani uno strumento che vi può permettere piano piano di agire in maniera diversa, di agire in base a un'altra prospettiva. Quindi acquisisco quella prospettiva come un qualcosa di nuovo, però tramite un modo di lavorare, quindi agendo. Che poi il problema principale che tantissime persone hanno sempre trovato, cioè, ok, ho letto tanti libri, conosco la teoria, ma che faccio? Stesso discorso per le pratiche
a disposizione, no? Che poi si sperimentano all'interno dei workshop. Qui ne vedete 8, ma fanno parte di un gruppo molto molto più ampio, e quindi pratiche per dare un feedback costruttivo, pratiche per definire la delega in maniera collaborativa con il proprio team e quindi gestire in maniera, migliorandolo continuamente, i livelli di delega con i propri team. L'apprezzamento tramite Kudo Box. I Medlers sono uno strumento per disegnare la mia organizzazione. Una menzione particolare per i culture books. Perché? Perché hanno un focus proprio su quel discorso dell'align constraints. Ora, si è unito a noi, come vedete, Luca Giraldi. Luca Giraldi è un manager, anzi è l'amministratore unico di Flowing, un'azienda che si occupa di creare sistemi software per i clienti interessati, e l'ho conosciuto 2 settimane fa. Ha partecipato all'ultimo workshop di Management 3.0 che si è concluso venerdì scorso, e mi ha particolarmente colpito perché Luca, secondo me, da quel poco che ho capito avendo a che fare con lui e che ho letto di lui sul sito e in giro, è un'incarnazione esteticamente migliore di Marty. Cioè è un manager a cui naturalmente viene di guardare all'organizzazione con quelle 6 prospettive. È un manager che ha dato un'impostazione che collabora nella sua organizzazione per creare le condizioni affinché l'organizzazione prosperi. Incarna quella che uso molto spesso, che è la metafora del giardiniere, cioè il manager come giardiniere che crea le condizioni affinché l'organizzazione, il giardino, cresca rigoglioso nonostante la complessità dell'ambiente. E me lo fa venire in mente i culture books, perché una cosa che lui ha raccontato, ve lo dico come esempio, ma adesso gli lascio la parola per dire qualcosa in merito. Nella sua azienda, quando assumono qualcuno, condividono con lui il loro culture book, che chiamano in maniera diversa. Quindi leggi il nostro culture book, cerca di capire anzitutto se ti ci ritrovi, se è un'immagine di ciò in cui ti puoi riconoscere, perché in quel caso vuol dire che stiamo un passo avanti. Quindi questo per darvi un'idea. Scusa Luca, adesso ti do la parola. Nel materiale che condividerò ci sono anche dei riferimenti per permettervi di capire meglio in autonomia da dove partire, che cosa potete fare, eccetera. E poi eventualmente, se volete, siamo a vostra disposizione per condividere con voi questo nostro orientamento a moltiplicare le prospettive insieme ai nostri clienti. Luca, a te la parola come amministratore unico di Flowing e rappresentante dei tuoi surfers. Corretto, grazie Stefano. Ciao a tutti. Sì, vi racconto un po' più che di fare tutta la pappina, le cose, vi racconto qualche aneddoto che facciamo in azienda. Il nostro culture book lo chiamiamo Playbook e lo potete leggere tutti dal sito internet sul footer, quindi si legge. Quello che diceva Stefano prima è tutto vero. Noi quando entriamo in contatto con un nuovo surfer, così chiamiamo i nostri dipendenti, cioè quindi i dipendenti che lavorano in Flowing si chiamano surfer, prima di accettare o quando stanno accettando, quindi abbiamo già superato la parte di livello tecnico, livello economico, la mia domanda è sempre: perché vuoi venire a lavorare in Flowing? E se ha letto effettivamente il playbook. Mi è successo proprio un mesetto fa che pochi giorni fa, è successo sì, meno di un mese fa, un ragazzo non l'aveva letto, ma aveva già detto di sì, e io l'ho rimandato alla lettura dicendo: guarda, dagli una letta, perché quello è quello che noi effettivamente facciamo. Quelle cose sono state scritte perché fanno parte di noi. E quindi se non ti trovi, forse non sei la persona giusta.
e questo ci ha permesso anche di inserire quello che noi definiamo le persone giuste in azienda, perché poi di questo si parla, noi facciamo servizi, quindi si parla di persone, non solo di azienda, sono sistemi fatti da persone. Prima parlavamo di complessità, ci sono persone che non vivono benissimo la complessità perché hanno bisogno di sistemi più strutturati, altre meno. Il bello è avere e mettere insieme queste due realtà, questi due mondi. Noi in azienda siamo alcuni un po' più creativi, altri molto ingegneri, come dicevi te Stefano, e hanno bisogno di tutti gli strumenti a posto, tutti gli indicatori in ordine. Altri volano anche con meno indicatori. Non c'è un giusto o uno sbagliato, la complessità non si controlla, si cavalca, ecco, si surfa, come diciamo noi, ecco perché ci chiamiamo anche flowing. Questo è, insomma, che racconto l'aneddoto del flowing meet, vi racconto questo aneddoto. Noi facciamo 3 incontri annuali. Allora, prima di tutto Flowing è un'azienda che lavora full remote, non ha una sede fisica dove lavorare, c'è solo una sede legale che è dove sto io adesso, ma lavoriamo tutti da remoto da pre-Covid, quindi è stata una scelta prima del Covid. Naturalmente abbiamo dei riti per mantenere il rapporto e la comunicazione, come degli strumenti, come dicevamo prima, tra cui Slack, Zoom, Trello, quindi usiamo molto questi strumenti qua. E abbiamo 3 riti annuali, uno fisico e 2 da remoto, li chiamiamo Flowing Meet, quindi è un punto di incontro dove noi non parliamo di lavoro, mero lavoro operativo, ma ci conosciamo meglio, parliamo di argomenti aziendali che ci permettono di integrarci meglio, come diciamo noi, di includerci meglio, no? È molto, molto importante l'inclusione in azienda. Nell'ultimo Flowing Meet l'abbiamo fatto meno di un mese fa, è stato spedito a casa un pacco con dentro un Aperol Spritz, delle Fonzi e delle olive. I surfer non dovevano aprire questo pacco fino a quel giorno, quindi abbiamo fatto il nostro workshop mattutino e verso mezzogiorno e mezzo c'è stata l'apertura del pacco, dentro c'erano anche delle stelle filanti, questo per darvi un attimino l'idea. E lì abbiamo creato un gioco, quindi c'è stato un gioco, abbiamo dovuto tirar fuori il bicchiere più brutto e quindi a turno i surfer hanno mostrato il bicchiere più brutto, i 4 surfer che avevano il bicchiere più brutto hanno raccontato una storia inventata del bicchiere più brutto e uno dei surfer ha vinto un aperitivo per 2 per la storia più assurda del bicchiere più brutto che aveva. Questo è solo per raccontarvi cosa facciamo in azienda per tenerci vicini anche da remoto. Quindi una cosa che mi ha colpito all'inizio era Luca che durante il training faceva tanto storytelling e tante cose che io spiegavo, raccontavo, strumenti che proponevo o attività che proponevo. Molto spesso c'era Luca che diceva: allora, guarda, se permetti racconto come ho fatto in azienda questa cosa. Parlo della delegation board e lui ci ha condiviso la loro delegation board. E quindi la prima cosa che mi ha colpito, a parte l'attitudine che è molto importante che sviluppino i manager di riuscire a rendere dei concetti raccontando storie e ispirando gli altri senza essere troppo didattici, no? E in questo secondo me è stato anche molto divertente perché tra l'altro quando hai una vita interessante, vai in giro per il mondo, poi hai un sacco, come ha fatto Luca, hai un sacco di aneddoti da raccontare e questo aiuta molto le persone intorno a te a comprendere ciò che vuoi comunicare. Dall'altra parte sono andato sul sito di Flowing perché mi ero incuriosito e sul sito di Flowing io ho ritrovato quella cultura che Luca ha raccontato. Dico una cosa sola, le persone, chi siamo, ci stanno tutte sulla pagina web dei surfers, delle persone di Flowing, quindi c'è tutte hanno la foto, la descrizione e cliccando su una persona c'è il riferimento alle progettualità
su cui ha partecipato o sta partecipando. Quindi questo, secondo me, cioè l'impressione che mi ha dato è che rende l'idea di un elemento culturale che è le persone dell'organizzazione, i surfer, sono al centro ed è giusto che abbiano tutti la visibilità giusta perché tutti partecipano in egual misura a dare valore all'organizzazione e quindi questo crea motivazione, ingaggio e tante delle cose di cui abbiamo parlato. È un modo semplice di allineare i vincoli. Non so se ti torna questa mia descrizione. Sto consigliando a tutti di vedere il vostro sito proprio perché è una sorta di culture design, ok? O culture driven design. Sì, no, concordo, poi come dico sempre io anche nei colloqui, anche noi abbiamo il nostro dark Fenner o il dark Father, come lo vuoi chiamare, cioè anche noi abbiamo i nostri difetti, e come diceva nonna, a volte anche alcuni di noi gli manca un centesimo per arrivare a una lira, non so se usate questo, che vuol dire che non sei mai contento, però ogni tanto, anche qui è un altro proverbio, chi si accontenta gode, no? Cioè quando c'hai il good enough, quando il nostro good enough è un buon 70-75%, goditelo, cioè comunque appagati un pochino, poi puoi fare sempre meglio, ma intanto datti una pacca sulla spalla, no? un kudos, adesso Esatto, esatto. Tra questo... l'altro Luca, quando abbiamo chiuso il workshop, è stato quello che per ringraziarmi ha utilizzato uno degli strumenti che avevo proposto per dimostrare apprezzamento. E questa non è una cosa banale. Per esempio, io ho tenuto più di 20 workshop di Management 3.0, quindi 40 giornate piene e in ogni workshop molto spesso ci sono state la media di 20 persone, quindi abbiamo qualche centinaio di persone e lui è stato il primo a ringraziare. Ho ricevuto ringraziamenti, feedback di vario tipo in vari modi, però lui è stato l'unico a volermi ringraziare quasi volendo entrare in sintonia con me usando uno strumento che avevamo ormai condiviso. Anche questa è una banalità, però l'idea che volevo rendere con l'invito di Luca è che esiste un certo modo di lavorare da parte dei manager, da parte dei loro collaboratori. Da quanto ho capito, alcuni dei tuoi surfer forse si sono aggiunti a questo webinar un po' per curiosità, proprio perché condividi queste cose. Quindi al di là di fare il workshop con Inspirit o farsi supportare da noi nel coaching per adottarlo in azienda, è un qualcosa che potete sviluppare, potete sperimentare per vostro conto prendendo spunti, scaricando il materiale, facendo qualche domanda in giro, leggendo qualcosa e provandovi con questo qualcosa che ci può stare, esiste. Luca è un esempio di una persona che non ha dovuto seguire il corso di Management 3.0, gli viene naturale, e anche per questo che è amministratore unico di un'azienda come Flowing, altre start-up, è un imprenditore in questo senso. Non tutti abbiamo questa attitudine così marcata, però tutti quanti possiamo avere la nostra parte nel rendere la nostra azienda oggi un po' migliore di ieri grazie a un'attività, una mail, un apprezzamento fatto in un certo modo, l'adozione di una delle prospettive agendo in maniera diversa da come abbiamo fatto fino ad oggi. C'è una domanda: come posso gestire i conflitti? Luca, ti capita di gestire conflitti nella tua azienda? Quasi settimanalmente. È naturale, un po', adesso non so chi l'ha fatto, se è una donna o un uomo, ma se siete sposati oppure no, o convivete, vi capita di gestire conflitti col partner, no? Non dico che è quotidiano, però settimanale sì, dai, almeno. Ci vuole tanta pazienza, quella sempre, un po' come i figli, ci vuole pazienza. E poi discussione, apertura, discussione, mettersi in discussione prima di tutto, cioè quindi prima di tutto mettersi se stessi quindi in gioco e poi trovare quell'accordo, quel good enough che serve per trovare la strada.
A volte ci sono anche delle passate, non è tutto bello, tutto roseo, tutto colorato. A volte c'è anche qualcosa di crudo, qualcosa di imposto. Mi viene in mente, in azienda abbiamo adesso dovuto mettere, per forza, delle restrizioni sui PC, perché alcuni clienti con cui lavoriamo noi, adesso non posso fare nomi, ci hanno chiesto di mettere dei sistemi di controllo sui PC dove lavorano i dipendenti. Non era una cosa che noi avevamo, perché non ci serviva a noi. Però alcuni clienti hanno queste restrizioni per politica e è stato comunque, sì, il termine giusto è stato imposto, perché se volevamo lavorare con quel cliente dovevamo usare determinate metodologie e strumenti, quindi criptare il disco dell'hard disk, cosa che noi non facevamo perché non teniamo nulla, mettere un MDM che è un sistema di controllo centrale dei computer, se te li perdi. Sono stati tutti felici, insomma, di questa cosa in azienda. Alcuni sono stati non felici, però poi se ci interessa lavorare con quel cliente dobbiamo fare questo. Se non lo vogliamo fare lo decidiamo tutti insieme, sapendo che comunque c'è una sostenibilità aziendale che dobbiamo mantenere. Quindi se c'è bisogno della sostenibilità e ci piace lavorare con quel cliente, ci dà queste restrizioni. Vi faccio un esempio, a noi non piace mettere molto i sistemi antivirus perché rallenta un po' il PC. Chi lavora con quel cliente ha dovuto mettere dei sistemi antivirus ed è stato messo. Questo è il punto. E comunque è stato accettato dalle persone. C'è chi ha fatto più domande, c'è chi ne ha fatte un po' meno, c'è chi l'ha accettato in maniera tranquilla, però è stato fatto. Quindi il punto è che i conflitti non puoi evitarli a prescindere, il punto diventa se riesci a stabilire una modalità di confronto aperto che permetta alle persone di non sentirsi imprigionate, ma di avere una voce e poi allinearsi insieme alla propria organizzazione rispetto a delle scelte condivise. In Management 3.0 ci sono un po' di strumenti che aiutano nella gestione dei conflitti, però il punto principale è conflitti diversi o anche stessi conflitti possono avere le cause più diverse. Può essere un motivo il fatto che vengono imposte delle scelte, il fatto che le persone non si sentono motivate, non sono ingaggiate, non c'è abbastanza delega. A seconda di qual è la lente con cui guardi quel conflitto, puoi avere possibili soluzioni diverse. Quindi il punto non è abbiamo il silver bullet per il conflict management, ma apriamo il ventaglio dei possibili strumenti che tu puoi avere per identificare le ragioni del conflitto e intervenire per far sì che magari diventi un'opportunità per capirsi meglio e lavorare insieme. Aiuta molto le retrospettive anche, aiutano le molto. retrospettive, abbiamo visto il feedback wrap, quindi un certo modo di dare feedback può causare conflitti piuttosto che risolverli, quindi anche questo può aiutare. C'era una domanda, prima di andare alla domanda fatta a Luca direttamente, volevo rispondere vai tu allora. alla domanda di Cristina, che anche lei ha partecipato insieme a Luca allo scorso workshop di Management 3.0, che chiede dove possiamo trovare i workshop. Allora, i workshop sul sito di Management 3.0 c'è una parte dedicata a tutte quante le agende di tutti i workshop sparsi per il mondo e molto spesso i workshop, proprio quelli specifici, cioè il workshop sui incentives and rewards, eccetera, sono cose che concordi col singolo facilitatore, cioè lo chiami, quello che succede è che ho dei clienti con cui parlo e concordiamo che può essere utile fare quel workshop, quello sugli OKR, quello sulla motivazione delle persone, eccetera. Poi ci sono i workshop, quelli a catalogo, che sono come per esempio il fundamentals che avete fatto voi, piuttosto che quello della parte più sulle HR. E per quello pure c'è il sito di Management 3.0, oppure nel nostro caso c'è il sito di inspirit.it se vi sentite, diciamo, in linea con questo nostro perché lo facciamo. E invece Luca, ti chiedono
che effetto ti ha fatto scoprire di condividere già tanti approcci previsti da Management 3.0? Ti sei comunque portato a casa qualcosa dal corso? Allora, sì, anche se alcune cose le sapevo, o addirittura tipo la delegation board noi c'eravamo già dentro, comunque non sapevo tutto, primo punto. Seconda cosa, noi abbiamo approcciato in un modo, poi Stefano ci ha illustrato diciamo una visione più generale, quindi alcune cose le ho riviste da un altro punto di vista, cioè quindi anche se le avevo già fatte, anche se ci siamo già dentro su alcune situazioni, comunque le ho potute rivalutare. Altre cose proprio non le conoscevo così a fondo, quindi la risposta a me è stato utile farlo e ripassare dei concetti e rivederne alcuni nuovi. Questo è il mio two cents, come si dice. Poi è capitato che una cosa che ho detto proprio en passant ti ha fatto suonare una lampadina, ti sei girato e hai scritto ai tuoi: mi date un'occhiata a questa cosa qui se ci può essere utile. Quindi gli spunti possono arrivare da qualsiasi fonte in questo senso. Di un concetto che io conoscevo e che non sto utilizzando in questo momento in azienda, che è il beyond budget, cioè quindi andare oltre al budget. L'avevo utilizzato in altre esperienze. In azienda secondo me non siamo ancora pronti per questo, però ho incominciato a mettere il seme nella parte amministrativa dicendo: lo conoscete? No, ok, vi va di dargli un'occhiata quando avete tempo, un po' tornando al giardiniere, e incominci intanto a fertilizzare il terreno per poi prepararti su quell'aspetto. Francesco Grotta chiede: Management 3.0 e full remote, fornisce tool di supporto ai team ed ai manager per gli stakeholders? Allora, se per tool intendiamo delle pratiche, sì. Addirittura c'è un modulo dedicato ai remote teams che è stato introdotto da un anno a questa parte proprio in corrispondenza del lockdown nel workshop Fundamentals online workshop. Quindi c'è la terza mezza giornata e ha un modulo focalizzato sul lavoro in remoto sostanzialmente. Per quanto riguarda la gestione degli stakeholder da parte dei manager, sono sempre tool di questo tipo qui, cioè in termini di pratiche, in termini di approccio, e c'è per esempio non in Fundamentals, ma c'è un modulo apposta che è dedicato all'Agile Product Management, e lì il focus sulla gestione degli stakeholder, delle necessità dei clienti, eccetera, è fortissimo. Insomma, in questi anni hanno svariato talmente tanto che hanno continuato ad aggiungere un modulo dopo l'altro, proprio per darci un ventaglio sempre più ampio a seconda del contesto e delle necessità specifiche, sostanzialmente. Ok, grazie Stefano. Io nel frattempo ho lanciato il sondaggio, uno dei due, quindi ho chiesto ai partecipanti quanto ritieni che offrire l'opportunità agli strumenti per aprire nuove prospettive possa essere un elemento chiave per il successo della tua azienda, della tua organizzazione. E in questo caso avevamo indicato è cruciale, molto, abbastanza, poco, per nulla. In questo momento prevale di pochissimo, molto su è cruciale, e c'è qualcuno che ha votato abbastanza, poco per nulla, nessuno. Quindi diciamo sicuramente questi temi sono ritenuti importanti per il successo, addirittura cruciali per il successo dell'azienda. Quindi no. Abbiamo tempo di far rispondere al volo Luca all'ultima domanda? Sì? Luca, scrivono proprio qualche consiglio da Luca sul tema gestione cliente da remoto. Mi verrebbe a dire scegliersi i clienti giusti, però se non si può fare a meno, una cosa che consiglio è sicuramente lavorare su quello che noi chiamiamo keep, kill, transform, cioè cercare di aiutare il cliente a fare una piccola trasformazione insieme a noi,
sull'allinearsi insieme. E poi anche qui uso sempre una cosa che diceva nonna: Luca, quando l'amore finisce, non funziona più, finisce, quindi bisogna che te ne trovi un'altra, non è che... Quindi se quel cliente non è adatto e non è fondamentale, cioè non è quello che ti fa sopravvivere, che comunque è la cosa importante, so praterie di clienti fuori, praterie. Quindi con calma, con il dovuto tempo, quindi non è che si fa dall'oggi al domani, si va a cercare altri tipi di clienti. Questo è il mio approccio. Comunque prima ci provi a cambiarlo. Ottimo, ti ringrazio Luca. Grazie proprio per la tua partecipazione, è stata fantastica. Prima di chiudere, volevo ricordare a tutti quanti che se foste interessati a fare anche voi questa esperienza di primo approccio con Management 3.0, il nostro prossimo workshop di Fundamentals, Management 3.0 Fundamentals, sarà a giugno, 7, 8, 14 e 17 giugno, la mattina sostanzialmente, quindi 4 mezze giornate per fare team e esplorare una nuova visione del fare management nell'organizzazione. Sì, in questo momento, ricordiamolo Stefano, può essere un'opportunità, c'è l'early bird sull'iscrizione al corso. Quindi insomma fammi fare un po' la parte commerciale insomma. Allora io ho lanciato l'ultimo sondaggio su se vi è piaciuto o meno questo webinar, la risposta è nettamente 5, quindi da 1 a 5, 5 era il voto più alto. Io vi ringrazio tutti per aver partecipato e vi aspettiamo, insomma, speriamo a qualche nostro workshop. Ovviamente, oltre al workshop Fundamental, che è quello che trovate sul sito a catalogo, c'è, contattandoci, la disponibilità di organizzarne alcuni rispetto a quelli che ha presentato Stefano, quindi diciamo personalizzando il percorso. Grazie a tutti, grazie soprattutto anche a Luca per la testimonianza. Grazie a voi. Al prossimo webinar che sarà il mese prossimo. Ok. Ciao a tutti. Grazie.